Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le energie disponibili per l'amore per la prima metà di maggio 2026. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Toro. Può essere un periodo di riequilibrio, di regolarizzazione, per qualcuno si può trattare anche di contratti o di accordi. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo, per le consulenze personalizzate trovate tutto nella descrizione del video. C'è il mio indirizzo email, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link dei corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo un re di bastoni, un 3 di spade e un re di coppe. 4 di spade, amanti. Abbiamo un fante di pentacoli e un 8 di bastoni. Allora ragazzi, questa è la vostra energia nella prima metà di maggio e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere lo sviluppo energetico della vostra persona di interesse indipendentemente dal tipo di relazione che abbiate. Quindi potete essere fidanzati, conoscenti, amanti, in una relazione senza etichetta, non importa. Però partiamo da questo re di bastoni, che sinceramente potrebbe già essere una figura che entra all'inizio del periodo o potrebbe essere qualcuno che magari conoscete o sulla quale avete messo gli occhi. Tenete presente che re o regina sono interscambiabili nei tarocchi, quindi se voi siete uomo potrebbero essere delle regine tranquillamente. Allora, qui abbiamo il sole e un 2 di bastoni. Potrebbe essere una persona alla quale fate già riferimento, secondo me vi conoscete già. Andiamo a vedere il 3 di spade. Abbiamo un asso di bastoni. E un 4 di pentacoli. Io sento che verso questa persona potrebbe esserci parecchia attrazione sessuale. Vi dico, ci sono tante figure, quindi secondo me è molto probabile, nel caso non abbiate nessuno, che conosciate qualche persona nel prossimo periodo. Potrebbe essere una persona con la quale appunto c'è una forte chimica, una forte intesa, una forte passione. Potreste proprio sentire che anche a livello animico c'è come un cavaliere di pentacoli, c'è come come vi posso dire? Una pulizia, una confidenza, una trasparenza. Sento che con questa persona potrebbe nascere veramente qualche cosa di bello. E per qualcuno potrebbe già esserci stata intimità o esserci in questo periodo intimità. Andiamo a vedere il re di coppe. Asso di pentacoli e forza, ragazzi. Io credo che qualcuno di voi qui voglia iniziare qualche cosa di più concreto con questa persona, con questa amicizia, con questa conoscenza. C'è come la visione di qualche cosa nel lungo periodo, però sinceramente vedo questo 3 di spade e io ho come la sensazione che la situazione in sé potrebbe non proprio essere serena. O avete
qualche cosa da sacrificare, potrebbe essere il tempo, potrebbe essere un hobby magari che dovete sacrificare per riuscire a vedere questa persona, perché magari gli orari non si incastrano. Andiamo a vedere il 4 di spade. Io ho come la sensazione che voi vogliate di più da questa persona. C'è anche un 2 di bastoni all'inizio. Secondo me c'è un futuro potenziale su cui voi state ricamando. Può esserci come questa forte attrazione fisica, passionale, ma sento che vorreste qualche cosa di più. Di, proprio a livello romantico, a livello di cuore, a livello di magari anche proprio legame. Qui abbiamo un 4 di spade che è spiegato dall'imperatore e da un 2 di spade. Potrebbero esserci dei dubbi per quello che riguarda la stabilità di questa persona, o potrebbero esserci come delle differenze monetarie tra voi e l'altro o l'altra. Devo dire che con questo 4 di spade potrebbe anche esserci come un momento di silenzio tra di voi, un momento di introspezione, dove cercherete un attimino di capire che cosa è valido per voi, se effettivamente è una persona con la quale si può costruire, con la quale vi sentite al sicuro, che vi possa dare delle basi. Tenete presente che fino adesso ho re e imperatori, non ho cavalieri. Andiamo a vedere gli amanti. Allora abbiamo un 9 di coppe e un asso di coppe. 3 assi, però quello di coppe è girato al contrario. Sembra quasi che con questa persona possa esserci una buona intimità fisica, magari nella quotidianità vi vedete anche, vi frequentate, vi sentite tutti i giorni, siete tanto romantici nello scrivervi questi messaggi, eh, però questo asso di coppe, insomma, mi dice che fate un po' fatica anche a lasciarvi andare. Tenete presente che la carta degli amanti è uno di quegli archetipi che ci dice, adesso in questo mazzo no, vediamo se lo sono qua, ma non credo, vediamo se ho l'altro. E nella carta degli amanti la raffigurazione originale rappresenta due figure nude. Questo perché il significato della carta è no, anche qua sono vestiti. Mettersi a nudo nei confronti dell'altro, quindi per la serie spogliarsi di tutte le costruzioni dell'ego, delle paure, e secondo me qui non c'è abbastanza fiducia che la cosa possa funzionare con l'altra persona, proprio perché è come se sentiste che sì, c'è coinvolgimento fisico, erotico, la quotidianità la vivete, ma manca come quella componente emotiva. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli spiegato dal mondo. E gli amanti. Fatemi vedere anche l'8 di bastoni. Cinque di bastoni e re di pentacoli. Ci sono 3 re e un imperatore, Per qualcuno si tratta di scegliere con chi andare avanti, vi dirò, perché anche qui abbiamo un 2 di spade, un 2 di bastoni, c'è indecisione. Vi dico che e guardate, vi dico anche che ci sono 3 assi. E sono asso di bastoni, asso di pentacoli e asso di coppe. E qui abbiamo re di bastoni, re di pentacoli e re di coppe. Sembra quasi che con un personaggio possa esserci come un forte inizio passionale. Con un altro personaggio potrebbe esserci una certa quotidianità, un'abitudine nel vedersi, nel parlarsi, nel farsi battute, mentre con l'altro personaggio ancora potrebbe esserci come qualche progetto in atto. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, che se vi risuona, perché qua ci sono tante energie effettivamente. Diciamo che vedendo le carte così, supponiamo che sia un'energia sola per non andare a complicarci troppo la vita, perché sennò devo fare anche io troppi esempi.
Diciamo che la sensazione che ho è che ci sia questa persona che effettivamente qualcuno conosce già, per qualcun altro si andrà a conoscere nella prima parte di maggio, con il o la quale c'è come questo potenziale, c'è anche tanta chimica, io sento, la passione non manca. Poi però da qui in avanti, il dire che si possa effettivamente costruire qualche cosa con questa persona, secondo me avete bisogno un attimo di giocare a carte scoperte con questi amanti, di dire le cose come stanno, quello che volete voi da una relazione, che cosa vi fa star bene, che cosa vi aspettate dall'altro, dall'altra, cosa è ideale per voi in questo momento. Però ragazzi vi dico che con la carta del mondo e la carta degli amanti io ho come la sensazione che qualcuno qua non sarà più singola, si definirà una relazione, si metteranno come delle regole, delle basi. E vi dico che avete anche un 8 di bastoni alla fine, quindi secondo me potrebbero esserci come delle comunicazioni, delle notizie. Tenete presente che c'è anche un 5 di bastoni, quindi potrebbe non essere proprio semplice stabilire i confini della relazione, stabilire le rotaie sul quale deve viaggiare la relazione, però è anche vero che si finisce con un re di pentacoli, che guarda caso è uno degli arcani minori dell'imperatore. Quindi secondo me avete già qualcuno in testa e andrete verso, diciamo, o delle tre, la relazione che vi può dare più concretezza, oppure potrebbe essere verso accordi pratici, proprio qualche cosa che, sì, che è concreto, insomma, che vi possa dare stabilità, che vi possa dare protezione, che vi faccia sentire al sicuro. Andiamo a vedere l'energia dell'altra persona. Vediamo come si sviluppa la prima parte di maggio per la vostra persona di interesse. Giustizia. 8 di pentacoli. 6 di coppe, cavaliere di bastoni. Fante di pentacoli, 7 di spade. Matto, 9 di spade e 10 di pentacoli, ragazzi. Non male, ma nonostante tutto vedo che l'altra persona è abbastanza focalizzata potrebbe essere sul lavoro effettivamente, potrebbe essere una persona che ha appena avuto una promozione, che ha iniziato un nuovo lavoro, che ha iniziato un nuovo contratto. Andiamo a vedere la giustizia. Anche se vista così può anche far riferimento questa giustizia a uno stabilire delle regole. Guardate, 6 di bastoni, 4 di bastoni, 10 di bastoni e stella. Io sento che qui qualcuno verrà forte a dirvi cosa vuole costruire con voi. Aspettate un attimo, così si vedono un po' meglio. Quindi sento che con questa stella c'è un desiderio, c'è un obiettivo, può essere un obiettivo di creare qualche cosa di stabile, considerato il 4 di bastoni. Sento che questa persona ha bisogno come di regolarizzare le cose, il 6 di bastoni mi dice che c'è bisogno di un'ufficializzazione, di stabilire le regole. Io sento che questa persona ha bisogno di stabilire le regole della situazione, della relazione. Potrebbe essere che ha bisogno di ufficializzare quali sono i vostri obiettivi, è come se avesse la necessità di capire verso dove state andando. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Allora abbiamo la luna, e un 3 di coppe. Qui c'è un 3 di spade. Questa persona potrebbe aver paura di essere tradita.
O vi dico che, perché effettivamente voi avete il 3 di spade, potrebbe venire a galla con il 6 di bastoni e la luna qualche tipo di interesse esterno alla coppia da parte di questa persona. Cioè, ho come la sensazione che potrebbe dirvi: guarda, sono uscito con un'altra persona, piuttosto che provo attrazione per qualcun altro. Niente di losco, niente di... però è come se fosse un'amicizia, potrebbe anche essere qualcuno che semplicemente bazzica nella vita della persona. Però è come se potesse dirvi questa cosa. Per altri versi sento che è una persona un po' stanca e che ha bisogno di divertirsi, di svagarsi, di riposarsi, soprattutto di divertirsi, di stare leggero o leggera. C'è questa luna che un po' pesa, ci sono come delle ombre del passato che potrebbero venire a galla e secondo me è anche per quello che ha bisogno come di definire i limiti della situazione. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Regina di bastoni e morte. Io sento che questa persona potrebbe non aver tagliato ancora del tutto i ponti con qualche ex. Questo non vuol dire necessariamente che si sentano, però a livello energetico questa persona ha ancora l'ex in testa che gira, a livello energetico è ancora lì. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Eremita Sole 7 di Pentacoli. Io sento che questa persona è attirata da voi, ma siccome non è sicura, è come se preferisse, perché comunque qua c'è il 7 di Pentacoli, qua c'è il 4 di Spade, è come se a metà periodo, quindi diciamo così, tra la prima e la seconda settimana di maggio, o terza, adesso dipende dalla decade in cui siete nati, però comunque potrebbe arrivare come un momento di stand-by, un momento di riflessione, un momento dove è come se l'altra persona non facesse dei passi in avanti nei vostri confronti, ma sento che è più per proteggervi che non per nascondervi qualcosa, anche se sì, è vero, qua c'è un 7 di spade. Però no, io sento che è trasparente questa persona. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli. Abbiamo la temperanza, sì, è in fase di guarigione, è come se fosse in un momento di passaggio, ma anche qui abbiamo la morte, solo che è girata al contrario, quindi sta ancora lavorando per. Io credo che ci sia qualche tipo di situazione del passato, può anche, perché effettivamente qui c'è un 10 di bastoni, può essere che abbia chiuso con qualche cosa del passato, magari non da troppo tempo, e che stia ancora un po' purgando la vecchia storia, la vecchia relazione e quindi con questo carro al contrario non se la senta di fare dei passi in avanti ed è per quello che voi probabilmente non vi fidate tanto della persona perché è come se non vedeste un impegno di un certo tipo. Andiamo a vedere questo 7 di spade che un po' mi incupisce. Mi incupisce sempre di più. Mago. Mago e re di coppe. Il mago al contrario col 7 di spade non è niente di buono, ragazzi. Datemi una carta per il mago. Nove di coppe. Sentite, sapete che io ho come la sensazione che a voi dica delle cose che non siano poi realmente quelle, ma proprio per insicurezza. Ho la sensazione che vi dica certe cose per proteggervi. Non vi voglia, che questa persona non vi vuole illudere.
o come questa sensazione in realtà vi vuole bene, proprio perché non vi vuole illudere, non vuole approfittare di voi. Quindi ho la sensazione che certe cose possano essere non proprio trasparenti, non proprio lineari, ma perché è come se io sento che c'è del sentimento, c'è dell'affetto, non vuole perdervi da un lato, ma dall'altro lato è come se non fosse ancora pronta questa persona per buttarsi in qualche cosa di nuovo. Sta ancora purgando roba vecchia, o c'è comunque ancora un tema che diciamo la tiene impegnata perlomeno nella primi 7-10 giorni del mese di maggio. Andiamo a vedere il matto, perché comunque il matto è una bella carta e si parla di nuovi inizi, eh. Quindi secondo me voi qua avete l'otto di bastoni, che è quella comunicazione. Guardate, 10 di pentacoli. Io sento che le cose entro la metà del mese cambiano. E papa, ragazzi! Cioè, ah sì sì, le cose cambiano. Qua avete la giustizia. Entro la fine del periodo, secondo me, inizia una nuova relazione, inizia qualcosa di stabile, inizia qualcosa di concreto. Difatti anche voi qui avete gli amanti, avete il mondo, come se si raggiungesse finalmente quel risultato tanto sognato. Mi viene solo da dire una cosa, rimanete un po' con i piedi per terra, perché è vero che l'altra persona è abbastanza onesta, nel senso che non vi vuole illudere, vi dice le cose come sono, però è anche vero che se voi avete questo tre di spade potrebbe esserci qualche momento di riflessione da dover avere anche con quel 4 di spade e io poi qui comunque sento che c'è come un'ufficializzazione. Già la persona avrebbe voluto all'inizio del periodo delimitare i confini, però è anche vero che sento come se alla fine dicesse un po', vabbè, dai, viviamocela, senza, cioè, con rispetto, sento che questa giustizia fa riferimento al rispetto, al fare le cose secondo le regole, però comunque, diciamo, io ho proprio la sensazione, ragazzi, che qui può esserci come, soprattutto se siete in una relazione da tanto tempo, è il passo successivo, buttiamoci in quello che è la convivenza, il matrimonio, il creare una famiglia. Qua potrebbe essere un qualche cosa che riguarda la casa, per esempio, considerata la giustizia, potrebbero esserci come dei contratti, se è un po' che vi frequentate potrebbe essere come arrivato il momento di prendere casa insieme, quindi andare a convivere, c'è la giustizia, quindi può anche essere che l'altra persona sia in questa fase di passaggio e dopo c'è come la possibilità di creare il matrimonio. Ragazzi, questo è il matrimonio, eh. Poi guardate, avete un 10 di pentacoli anche qui. È il compromesso, è la relazione fatta per durare. Anche se comunque inizia con un matto. Il matto da un lato mi dice che è una storia leggera, leggera non nel senso storiella, leggera nel senso divertente, potrebbe essere una storia piena di avventure, però è anche un archetipo che mi parla di ingenuità certe volte ehm, e di fiducia. Quindi, proprio perché chi è ingenuo si fida, no? Sento che sarà un po' come il dire, ok, mi butto in questa situazione, mi butto in questa relazione, vediamo dove ci porta la vita. Wow, bellissima lettura, amici del Toro. Andiamo a vedere una Sibilla antica. Abbiamo il Sole e ce l'avevate anche qui 2 volte, tra l'altro. Avrete presto un incarico importante e dovrete assumere un posto di comando politico o finanziario. In ogni caso avrete un avvenire radioso dovuto alla vostra saggezza e onestà. E poi sotto dice, goder l'onesto certo, il saggio suole, che tutto perde al fin chi tutto vuole. Quindi godete di quello che avete perché chi troppo vuole non la stringe, è un po' la versione moderna, diciamo così, di questa scritta. Ecco. Va bene, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 35, riprendendosi il proprio potere, riprendere indietro il proprio potere sarebbe. C'è questo momento importante su cui dovete
mettere il focus. Il 4 di spade è sempre un momento di revisione, di riposo, di recupero delle forze. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un hype, like, iscrizione o condivisione del video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, ma la stessa cosa la potete anche fare abbonandovi al canale perché anche lì tratto le credenze limitanti. In più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di vista eterica, di come risvegliare il terzo occhio, insomma ci sono tanti argomenti che praticamente sono decenni dei miei studi personali e professionali che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Sono le playlist con le copertine lilla, i titoli dei video si vedono, quindi potete entrare e dare un'occhiata. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!